Ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video e ben ritrovati sul canale. Spero stiate tutti bene e abbiate iniziato il nuovo anno alla grande. Quello di oggi è il racconto di una giornata in scogliera, in parte fatta insieme a Valerio con condizioni non proprio da pesca, quindi giornata veramente difficile, sfiancante anche dal punto di vista mentale, ma come vedrete a fine video, martellando e credendoci, alla fine un risultato è stato ottenuto. Un buon risultato direi. Gustatevi questa giornata e guardatevi il video fino in fondo perché c'è anche un piccolo spoiler di una nuova colorazione sul Theos Jig che ho studiato insieme alla Monix. Buona visione! Vai, sono arrivato in scogliera prestissimo, è ancora completamente buio, quindi inizierei proprio a barracuda. Ovviamente immancabili jointed. Proverò un po' con lui e un po' con lui. Frizione lasciata aperta come al solito. Ok, direi che così può bastare. Vai col primo lancio. Ci siamo, primo strike. Barra carino, dai, sul jointed. Sarà 1,5 kg. Sotto i piedi. Facciamo che lo tiro sul di peso, zero impegno, se si slama chi se ne frega. Credo di aver preso un sopravvissuto. Cattura sul jointed Acid Blue, ma quel che è più interessante, guardate qua che morsi. Questi sono morsi di un dentice al 100%. Sì, sì. Questi sono i canini principali, i canini secondari. E questo era anche un signor dentice, pesce di tranquillamente 6 kg senza problemi. Guardate che bocca. Non zoppi, sembra cicatrizzata, quindi probabilmente non è un morso avvenuto durante il mio combattimento, anche perché è durato pochissimo. Però è comunque un morso fresco, qui si vedono ancora meglio i canini. Un morso molto fresco di un pescione. Niente, è un barracuda sfortunato, doppiamente sfortunato. Sono leggermente sopraelevato sul mare, per questo sto cercando di pescare più possibile a canna bassa con la vetta a livello della superficie per far lavorare il jointed meglio possibile e più in profondità. Più riesco a tenerlo sotto la superficie e più possibilità ho di catturare. Quando arriva sotto i piedi, che comunque sta a 50 cm sotto, va benissimo. Ops, altro barra, sempre solita taglia, buona dai, sotto i piedi, quindi combattimento inesistente. Anche con questo faccio il solito giochino, lo tiro su di peso, se si slama chi se ne frega, se viene a terra bene. Faccio calmare un attimo. Dopo due bei barracuda a terra e con il sole che inizia a fare capolino, decido di smettere di pescare a spinning, spostarmi un po' sulla scogliera in una zona più profonda e iniziare a giggare. Anche se ormai la fase di luce della giornata è iniziata, continuiamo a vedere barracuda che ci passano sotto i piedi. Tentiamo gli ultimi lanci a vista sia a jig che a minnow, ma ormai il momento di attività è terminato e l'unica cosa che otteniamo sono timidi inseguimenti. Lo vedo da qua. Prova il jet. Bello, cosa va? Si vede bene. Un porcello questo.
mi ha cagato. Maledettissimo. Niente, lo mangiano. Niente, via, non hanno mangiato, si torna a gig. Gighiamo come dei campioni. Come potete vedere anche voi dalle immagini, il mare oggi non ci aiuta per niente. Ci troviamo in assenza totale di corrente, di vento e di moto ondoso, il tutto con acqua cristallina. In tutto questo i pesci non si fanno minimamente né sentire né vedere. Mantenere alta la concentrazione e la motivazione in queste condizioni è veramente un'impresa. Per questo, dopo qualche ora di tentativi, decidiamo di rinunciare, tornare a casa, riposarsi un po', fare un bel pasto e poi riprovarci durante il tramonto. Non ne vale assolutamente la pena di passare tutta la giornata a lanciare in queste condizioni. Per questo preferiamo il riposo per poi tornare carichi e motivati al cambio di luce. È tipo 1,5 kg sto cefalo. Malgrado la calma totale su tutti i fronti, decido di animare un po' io la situazione, montando un jig para Ikanago da 110 grammi, un jig molto scattante che si presta bene a recuperi veloci. Mi gioco questa carta cercando di svoltare questa pescata all'insegna dell'apatia. Cerca la mano vivo, va bene tutto. Fuori! Oh! Sulle rocce. Cernione, cernione. Scendi, Dani. Man mano più rapido. Più rapido. Risale, è lei. Ricciola, Lì. No, vedo?
porti di là? Vai. Va bene, Se l'è presa. va bene tutto, Dai, c***o! va bene tutto. Bravo, Gap! Grande Vale, grande. Dai, bella, bella. Niente ma... 2,5, 3. Sì. Ma quella che hai detto. Quella mi andava bene. Certo, avrei potuto dire di più se sapevo che andava così. Quasi non ci credevamo, ma nonostante le condizioni meteo avverse, questa ricciola di buona taglia è venuta a farci visita. La lamata a piercing dietro l'occhio ha reso il combattimento molto più impegnativo di quanto sarebbe dovuto essere, permettendo al pesce di prendere il controllo più di una volta e finire sulle rocce. L'attrezzatura pesante che avevo scelto per questa giornata ha giocato un ruolo fondamentale, perché ha permesso di staccare il pesce dal fondo, evitando rotture. Siamo consapevoli che questa ricciola jolly sarà quasi sicuramente l'unico pesce della giornata, ma continuiamo comunque a lanciare fino al tramonto. Poco speranzoso in altri strike, ne approfitto per provare una nuova colorazione che ho disegnato per Molix e metterla un po' alla prova con varie tonalità di luce. La prima cosa che mi salta all'occhio è che nonostante la poca luce presente, le bande verticali rendano questo colore naturale poco invadente ma comunque vistoso. Una caratteristica molto interessante che proverò nei prossimi cambi di luce. Amici, il video di oggi finisce qua e come al solito se vi è piaciuto vi chiedo un piccolo gesto per supportarlo ed aiutarlo a crescere. Per me è molto importante, va bene un like, un commento, una condivisione e soprattutto se non l'avete ancora fatto iscrivetevi. Adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!